Buongiorno a tutti, sono Mia e sono felice di ritrovarmi qui con voi oggi. Spero che la vostra giornata sia iniziata bene, magari con una bella tazza di caffè o con una passeggiata all'aria aperta. Oggi voglio raccontarvi qualcosa di molto personale, qualcosa che ha cambiato davvero la mia vita negli ultimi mesi. Una decisione semplice ma non facile, la decisione di iniziare una nuova routine di allenamento. Vi ricordate quel momento in cui guardate lo specchio e pensate «Ok, qualcosa deve cambiare?» Ecco, io quel momento l'ho vissuto una mattina di febbraio. Era una mattina fredda, grigia, e io stavo seduta sul bordo del letto, ancora assonnata, con il telefono in mano. Stavo scorrendo le foto di una mia amica che aveva partecipato a una maratona. Guardavo quelle immagini e sentivo qualcosa dentro di me. Non invidia, no. Era qualcosa di diverso. Era ammirazione, forse. O forse era voglia. Voglia di muovermi, di sentirmi forte, di fare qualcosa di buono per me stessa. Così ho posato il telefono, ho respirato profondamente e ho detto ad alta voce: basta, da domani mi alleno. Quante volte lo avete detto anche voi? Da domani? E poi domani non arriva mai. Lo so bene, credetemi. Avevo detto quella frase decine di volte nella mia vita. Ma quella mattina di febbraio era diversa. Non so spiegare perché, ma lo sentivo. Era il momento giusto. Il problema era da dove cominciare. Io non ero una sportiva. Non ero mai stata la ragazza atletica della classe. Non avevo mai corso più di qualche minuto di fila, non avevo mai sollevato pesi in vita mia e l'ultima volta che avevo messo piede in una palestra era stata, molti anni fa. Ho aperto internet e ho cominciato a cercare. E lì mi sono persa. C'erano migliaia di programmi, video, guide, consigli. Allenamento per principianti. Come perdere peso in 30 giorni. Il metodo perfetto per rimettersi in forma. Ogni sito diceva qualcosa di diverso. Io leggevo e mi confondevo sempre di più. Alla fine ho chiuso tutto e ho pensato, forse devo semplicemente iniziare, senza aspettare il piano perfetto. Il primo giorno ho deciso di uscire a camminare, solo camminare. Sembrava quasi troppo semplice, quasi banale. Ma ho indossato le scarpe da ginnastica, ho preso le cuffiette, ho messo un po' di musica e sono uscita. Fuori faceva freddo. Il cielo era ancora nuvoloso, ma io camminavo. E mentre camminavo mi sentivo bene, non in modo drammatico, non come in un film, ma sentivo una piccola soddisfazione dentro. Stavo facendo qualcosa, stavo muovendomi. Quella prima settimana ho camminato ogni mattina. 30 minuti al giorno, niente di più. A volte di meno. Una mattina ho fatto solo 20 minuti perché pioveva forte e mi ero bagnata tutta. Ma non mi sono arresa. Sono tornata a casa, mi sono asciugata e il giorno dopo ero di nuovo fuori. Piccoli passi, letteralmente. Voi come avete iniziato il vostro percorso sportivo? O forse state ancora pensando di iniziare? Scrivete nei commenti, sono curiosissima di sapere le vostre esperienze. Ogni storia è diversa e ogni inizio è valido, anche il più piccolo. Dopo circa 2 settimane di camminate ho sentito che volevo qualcosa di più. Le gambe erano più forti, il respiro era migliore e soprattutto la testa era più leggera. Lo sapevate che camminare aiuta moltissimo anche l'umore? È dimostrato scientificamente. Quando ci muoviamo, il nostro corpo produce delle sostanze chimiche naturali che ci fanno sentire meglio. Io lo sentivo davvero. Mi alzavo la mattina con più energia, dormivo meglio la notte e durante il giorno ero più concentrata. Così ho deciso di aggiungere qualcosa. Ho cercato un video su YouTube di esercizi per principianti da fare a casa, senza attrezzi. 20 minuti di esercizi semplici, squat, flessioni sulle ginocchia, esercizi per il core, qualche salto. Il primo giorno ho fatto 3/4 del video e poi mi sono fermata. Ero senza fiato, le gambe bruciavano e stavo ridendo da sola nel salotto perché non riuscivo nemmeno a fare un vero push-up. Ma quella risata era bella, era una risata onesta, senza giudizio. La seconda volta ho fatto tutto il video. La terza volta l'ho fatto 2 volte di fila. Non subito, ovviamente. Ci ho messo settimane. Ma ogni volta sentivo un piccolo miglioramento. Un esercizio che prima era impossibile diventava difficile, poi faticoso, poi normale. Questo è il bello dell'allenamento. Il corpo si adatta
e ogni piccolo progresso dà una soddisfazione enorme. Avete mai provato quella sensazione di completare un allenamento duro e sedervi sul pavimento completamente stanchi e pensare «Ce l'ho fatta?» È una delle sensazioni più belle che io abbia mai provato. Non dipende dalla performance, non dipende dai chilogrammi persi o dai muscoli guadagnati. Dipende solo dal fatto che avete fatto quello che avevate detto che avreste fatto. Avete mantenuto la promessa fatta a voi stessi? Naturalmente non tutto è stato perfetto. Ci sono stati giorni in cui non avevo voglia di alzarmi. Giorni in cui il letto sembrava troppo morbido, troppo caldo, troppo comodo. Giorni in cui mi dicevo oggi salto, domani recupero. E sì, qualche volta ho saltato. Ho saltato 2 giorni di fila una volta. Mi sentivo in colpa, ma poi ho capito qualcosa di importante. Il riposo fa parte dell'allenamento. Il corpo ha bisogno di recuperare. Non si tratta di essere perfetti ogni giorno, si tratta di essere costanti nel tempo. Un'altra sfida grande è stata la questione della motivazione. All'inizio ero entusiasta, piena di energia, pronta a tutto, ma dopo 3 o 4 settimane quella prima onda di entusiasmo ha cominciato a calmarsi. È normale. Succede quasi a tutti, e lì ho capito che la motivazione non basta. La motivazione è come il vento, a volte c'è, a volte no. Quello che conta davvero è la disciplina, la decisione di farlo anche quando non ne hai voglia, e piano piano la disciplina diventa abitudine, e l'abitudine diventa parte della tua vita. Se state iniziando adesso il vostro percorso o se state pensando di iniziare, voglio dirvi una cosa importante. Non cercate la perfezione. Non cercate il programma ideale, le scarpe perfette, il momento giusto. Iniziate con quello che avete. Uscite a camminare 10 minuti. Fate 5 squat in cucina mentre aspettate che il caffè sia pronto. Piccolo è meglio di niente, sempre. Verso il 3° mese ho fatto qualcosa che non avrei mai immaginato di fare. Mi sono iscritta a una palestra. Sì, io, quella che aveva paura solo di entrare in una palestra. Ricordo il primo giorno. Ero terrorizzata. Guardavo tutte quelle macchine e non capivo niente. Guardavo le altre persone e mi sembravano tutte così sicure, così esperte. Io mi sentivo completamente fuori posto. Ma poi è successa una cosa bella. Un'istruttrice si è avvicinata a me, ha sorriso e mi ha detto «Prima volta?» Le ho detto di sì, con la faccia rossa per la vergogna. E lei ha riso in modo gentile e ha detto «Benvenuta, tutti hanno avuto un primo giorno». Quella frase semplice mi ha cambiato la prospettiva completamente. Tutti erano stati principianti una volta, anche quella signora che sollevava pesi enormi, anche quel ragazzo che correva sul tapis roulant come se stesse volando. L'istruttrice mi ha mostrato le macchine principali, mi ha spiegato come fare gli esercizi in modo sicuro e mi ha aiutato a creare un piccolo programma per le prime settimane. Da quel giorno la palestra è diventata il mio posto. Non ogni giorno, ma 3 volte alla settimana, e ogni volta che entro mi sento a casa. Una cosa che non mi aspettavo di scoprire è quanto l'allenamento cambia la testa, non solo il corpo. Ho sempre pensato che lo sport fosse una questione fisica. Muovi il corpo, dimagrisci, diventi più forte. Punto. Invece ho scoperto che è molto di più. Mi sono accorta che dopo ogni allenamento i problemi sembravano meno grandi. Le preoccupazioni erano ancora lì, ovviamente, ma riuscivo a guardarle da una distanza diversa, come se avessi più spazio dentro di me per affrontarle. Ho letto che molti psicologi consigliano il movimento fisico come supporto importante per la salute mentale, e io posso dirvi che, dalla mia esperienza, è assolutamente vero. Non sto dicendo che lo sport risolve tutti i problemi, no, ma aiuta molto. E se state attraversando un periodo difficile, anche solo una passeggiata di 20 minuti può fare la differenza. Parlando di allenamento, voglio condividere con voi alcune piccole cose che ho imparato in questi mesi e che mi hanno aiutato moltissimo. Prima cosa, l'acqua. Sembra banale, ma bere abbastanza acqua durante il giorno cambia completamente come vi sentite durante l'esercizio. Io prima bevevo pochissimo e mi stancavo subito. Adesso bevo almeno 1,5 litri di acqua al giorno e la differenza è enorme. Seconda cosa, il sonno. Ho capito che dormire bene è fondamentale per il recupero. Il corpo si ripara e si fortifica durante il sonno.
Se dormiamo poco, il corpo non si recupera e gli allenamenti diventano più difficili. Ho cominciato ad andare a letto un po' prima e ad alzarmi ad orari regolari e ho sentito subito la differenza. Terza cosa, la pazienza. Questa è la più difficile. Nei primi mesi guardavo il mio corpo ogni giorno aspettando di vedere cambiamenti drammatici e non li vedevo. Mi scoraggiavo, poi ho smesso di guardare il corpo e ho cominciato ad ascoltarlo, a notare come mi sentivo dopo una salita che prima mi spezzava il fiato, a notare come potevo fare gli esercizi con più controllo, più precisione, a notare come dormivo meglio e mi svegliavo con più energia. Questi cambiamenti non si vedono nello specchio, ma si sentono. E sono i più importanti. Se state seguendo questo podcast per migliorare il vostro italiano, spero che questa storia vi stia aiutando. Proviamo a imparare la lingua attraverso le esperienze di vita, perché la lingua è vita, no? Se vi piace questo tipo di contenuto e lo trovate utile per il vostro apprendimento, vi invito a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi episodi. E se questa storia vi ha fatto venire voglia di muovervi o vi ha ricordato la vostra esperienza con lo sport, lasciate un commento qui sotto. Adoro leggere quello che pensate. Voglio anche dirvi una cosa che forse non vi aspettate. Ho fallito molte volte in questi mesi. Ho iniziato programmi e li ho abbandonati. Ho promesso a me stessa di allenarmi ogni giorno e poi ne ho saltati 3 di fila. Ho mangiato cose che non avrei dovuto quando ero stanca e stressata e ogni volta mi sentivo un po' in colpa. Ma poi ho imparato a perdonarmi e a ricominciare, perché questo è il segreto che nessuno vi dice. Non è una linea retta, non è un percorso perfetto dal punto A al punto B, è pieno di curve, di salite, di momenti in cui si torna indietro. Ma se continuate a tornare, se ogni volta che cadete vi rialzate, alla fine il cammino si fa. Piano piano, un giorno alla volta. Oggi, a distanza di 6 mesi da quella mattina di febbraio, posso dirvi che sono una persona diversa. Non fisicamente diversa, o almeno non solo fisicamente. Sono diversa dentro. Ho più fiducia in me stessa. So che posso fare cose difficili. So che posso fare una promessa a me stessa e mantenerla. E questa consapevolezza, questo senso di forza interiore è la cosa più preziosa che l'allenamento mi ha dato. Non ho la fisicità di un atleta professionista, non corro maratone, non sollevo pesi enormi, ma sono più forte di quanto fossi 6 mesi fa e domani sarò più forte di oggi. E questo mi basta, anzi, questo mi riempie di gioia. Se c'è una cosa che voglio lasciarvi da questa storia è questa. Iniziate, adesso. Non aspettate lunedì, non aspettate il primo del mese, non aspettate di avere le scarpe giuste o il tempo perfetto. Iniziate adesso con quello che avete, dove siete. Un passo, un solo passo, poi un altro, e poi ancora un altro, e un giorno vi guarderete indietro e sarete stupiti di quanto lontano siete arrivati. Grazie di cuore per aver ascoltato la mia storia oggi. Spero che vi abbia fatto riflettere o forse sorriso o magari vi abbia dato una piccola spinta per muovervi. Se avete trovato questo episodio utile o semplicemente piacevole, potete lasciare un like, fa sempre piacere sapere che i contenuti vi arrivano al cuore. E se avete una storia simile, se avete iniziato un percorso sportivo e volete condividerlo, scrivetela nei commenti. Ci tengo davvero a sapere come state. Vi auguro una giornata piena di energia, di movimento e di piccole soddisfazioni. Prendetevi cura di voi, muovetevi, respirate, sorridete. Ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti e a presto.